Lezione 1. Avventura del bagaglio smarrito. È un tale sollievo che la compagnia aerea abbia finalmente consegnato i miei bagagli in hotel dopo 3 lunghi giorni. Posso solo immaginare quanto stressante sia stato per te. Eri preoccupato per i tuoi averi? Assolutamente. Mi sentivo un po' ansioso, soprattutto perché dentro c'erano oggetti importanti. È sempre una scommessa con le compagnie aeree e la loro gestione dei bagagli, non è vero? Sì, ma ho cercato di rimanere positivo e di sfruttare al meglio il tempo trascorso in attesa. Che atteggiamento fantastico! Sei riuscito a esplorare la zona senza bagagli? Sì, ho scoperto alcuni negozi locali fantastici e ho anche provato alcuni nuovi ristoranti. Quindi si è rivelata un'avventura un po' inaspettata? Esatto. Immagino che a volte si possa trovare gioia nelle sfide inaspettate del viaggio. Lezione 2. Aspirazioni di viaggio. Ho sognato la mia prossima destinazione di viaggio e propendo per la Thailandia, il Vietnam o l'Indonesia. Wow, sono tutte scelte incredibili. Ogni paese ha il suo fascino e la sua cultura unici. Lo so, vero? Sono particolarmente attratto dagli splendidi paesaggi e dalle ricche tradizioni di quelle regioni. E il cibo? Non oso immaginare quanto siano deliziose le cucine locali in ogni posto. Esatto. Ho sentito cose fantastiche sul cibo di strada in Thailandia e sul pesce fresco in Vietnam. Inoltre, la cordialità della gente del posto rende l'esperienza ancora più memorabile, non credi? Assolutamente sì. Entrare in contatto con persone di culture diverse arricchisce le nostre esperienze di viaggio. Quindi, qual è la tua scelta preferita? Quale ti sembra la più adatta? Sinceramente, sembrano tutti molto allettanti, ma credo che la Thailandia sia in cima alla mia lista in questo momento. Lezione 3. Caccia alla collana. Ciao, hai visto qualche collana alla moda ultimamente? Sono alla ricerca di qualcosa di nuovo e unico. Di recente ho trovato alcuni pezzi bellissimi in una boutique locale. Ce n'era davvero una gran varietà. Sembra promettente. Adoro trovare accessori che possano valorizzare un outfit senza sforzo. Esatto! Una collana vistosa può trasformare completamente un look semplice in qualcosa di speciale. Preferisci colori vivaci o tonalità più tenui quando si tratta di gioielli? Tendo a preferire i toni tenui, sembrano abbinarsi a quasi tutto ciò che indosso. Ottima strategia. I pezzi versatili valgono sempre l'investimento. Anche le collane sovrapposte possono creare un look chic, hai provato a farlo? Sì. Aggiunge davvero profondità e interesse all'aspetto generale. Lezione 4. Necessità di prenotazione. Pensi che sia necessario prenotare un tavolo in quel nuovo ristorante in città? Probabilmente è una buona idea, soprattutto perché ultimamente se ne parla molto. Sì, ho sentito dire che le file possono diventare piuttosto lunghe nelle ore di punta. Prenotando si evita di dover aspettare, il che è sempre un vantaggio. Esatto. In più, ci dà la tranquillità di sapere che avremo un tavolo pronto per noi. E possiamo pianificare la nostra serata di conseguenza, senza preoccuparci dei cambiamenti dell'ultimo minuto.
Hai in mente un orario specifico per cenare o dobbiamo lasciarci trasportare dalla corrente? Penso che potrebbe essere una buona idea anticipare l'orario, così potremo goderci un pasto con calma. Sembra perfetto. Chiamiamo e prenotiamo il nostro posto per una serata deliziosa. Lezione 5. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Ho cercato di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale, ma non è stato facile. È una lotta comune. Quali strategie hai utilizzato per raggiungere questo equilibrio? Ho iniziato a stabilire confini più chiari tra il mio orario di lavoro e il mio tempo personale. Ottimo approccio. Avere degli orari precisi può davvero aiutare a gestire lo stress. Sì, e ho deciso di programmare delle pause regolari durante la giornata. Queste pause sono essenziali. Possono ricaricare le energie e aumentare la produttività. Sono d'accordo. È affascinante come anche piccoli accorgimenti possano fare una grande differenza. E il tuo tempo libero? Stai trovando il modo di godertelo appieno? Ci sto lavorando. Ho iniziato a coltivare hobby che mi diano gioia anche fuori dal lavoro. Lezione 6. Costruire la diversità. È interessante notare come il mercato immobiliare operi in così tanti tipi di edifici, dalle vecchie case spaziose alle eleganti e moderne strutture a un solo piano. Sì, ogni tipologia ha il suo fascino e si adatta allo stile di vita di persone diverse. Esatto. Alcuni preferiscono la storia e il carattere delle case più antiche, mentre altri tendono verso la semplicità del design moderno. E la disposizione di una casa può davvero influenzare il modo in cui viviamo e interagiamo con l'ambiente circostante. Assolutamente sì. Gli open space nelle case moderne creano un senso di spazio e fluidità. Nel frattempo, le case più vecchie hanno spesso caratteristiche uniche che raccontano una storia, non credi? Sì, questi dettagli intricati possono davvero valorizzare il carattere di una proprietà. È affascinante come gli edifici riflettano il tempo e la cultura in cui sono stati costruiti. E con così tante opzioni disponibili, è emozionante vedere come le persone scelgono di esprimere il proprio stile attraverso i propri spazi abitativi. Lezione 7. Personalità focose. Hai mai notato come alcune persone abbiano una personalità così forte? Possono essere piuttosto esuberanti o focose. Sì, è affascinante. Queste caratteristiche spesso rendono le interazioni dinamiche e coinvolgenti. Sono d'accordo. Le persone con una forte personalità tendono ad essere passionali e assertive, il che può essere fonte di ispirazione. Assolutamente sì. La loro energia può essere contagiosa e motivare chi li circonda. Ma a volte questa foga può anche portare a malintesi. Sì, è un'arma a doppio taglio. È importante bilanciare la forza con l'empatia. Esatto. Le personalità forti possono guidare le conversazioni, ma richiedono anche un'attenta gestione. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra l'espressione di sé e la considerazione degli altri. Certamente. Imparare ad apprezzare questi tratti focosi può portare a legami più profondi. Lezione 8. L'entusiasmo per lo shopping. Penso che dovremmo sfruttare al meglio la nostra giornata di shopping di oggi, sembra proprio un buon piano. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di visitare il nuovo centro commerciale appena inaugurato. Ne ho sentito parlare molto bene.
Non vedevo l'ora di vedere quei nuovi negozi, soprattutto quello dei gadget tecnologici. Mi farebbe comodo un nuovo telefono. Oh, non vedo l'ora di vederlo. E poi, ho sentito dire che hanno una caffetteria fantastica all'interno. Dovremmo assolutamente prendere qualcosa da bere. È un'idea perfetta. Un po' di caffeina ci darà la carica mentre esploriamo. Esatto! E volevo trovare un bel outfit per la prossima festa. Forse troverò qualcosa di speciale. Hai sempre un occhio di riguardo per la moda, sono sicura che troverai qualcosa di straordinario. Grazie. E ti aiuterò a scegliere il telefono giusto. Con tutte quelle opzioni a volte può essere difficile. Lo apprezzo. Fare shopping insieme rende tutto molto più divertente e piacevole. Lezione 9. Illuminazione e libertà. L'illuminismo europeo è stato un periodo affascinante, che ha dimostrato che la libertà di pensiero è proprio la libertà dal controllo religioso. Davvero? Era straordinario come i pensatori di quel tempo sfidassero lo status quo e difendessero i diritti individuali. Le loro idee hanno gettato le basi per la democrazia moderna. Riuscite a immaginare di vivere in un'epoca in cui mettere in discussione l'autorità era così rivoluzionario? Deve essere stato esaltante ma anche pericoloso. Molti hanno dovuto affrontare persecuzioni per le loro convinzioni e i loro scritti. Sì, è incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto. Quegli individui coraggiosi hanno ispirato generazioni ad abbracciare il pensiero critico. E il loro impatto si fa sentire ancora oggi, ricordandoci che la libertà di pensiero è essenziale per il progresso. Assolutamente sì. È un promemoria per apprezzare la nostra capacità di esprimerci senza paura. Ogni generazione deve continuare a sostenere questa libertà, garantendo che le nuove idee possano prosperare. È vero. È essenziale per l'innovazione e il cambiamento sociale. Dobbiamo moltissimo a quei primi pionieri. Lezione 10. Ora della merenda. Ieri sera speravo che nel distributore automatico ci fosse la mia marca preferita di patatine. Che marca è? Deve essere buona se ci speri. È il sapore piccante dei nachos, è il mio vizio più grande. Oh, li conosco. Creano dipendenza. Ne hai trovati nel distributore automatico? Purtroppo no. Alla fine ho optato per i pretzel, che non mi hanno convinto. Che peccato! A volte gli spuntini possono davvero migliorare o rovinare l'umore. Esatto. Non vedevo l'ora che quel tocco croccante e piccante rallegrasse la mia serata. Bene, forse la prossima volta potrai farne scorta prima di stasera. Ottima idea. Dovrei sempre avere una scorta dei miei preferiti a portata di mano. Lezione 11. Sogni di castelli. Hai mai visitato un luogo che ti ha ricordato un grande castello europeo? Sì, è affascinante come alcuni luoghi del Nord America possano evocare la stessa sensazione maestosa, non credi? Assolutamente sì. C'è qualcosa di incantevole nell'architettura che ti trasporta indietro nel tempo. Ricordo di aver visitato una dimora storica e di essere stato come in una fiaba. I dettagli erano stupefacenti. Quei disegni intricati e quei giardini lussureggianti ti fanno davvero apprezzare l'arte del passato. E le storie che si celano dietro questi luoghi aggiungono un ulteriore strato di magia, rendendo ogni visita unica.
È incredibile come la storia possa risuonare attraverso quelle mura, sussurrando racconti del passato. Sono d'accordo, ti fa sentire connesso a un tempo ormai passato, pur restando nel presente. Luoghi come questo suscitano un senso di meraviglia. Lezione 12. Ricerca sulla qualità del sonno. Ho letto dell'importanza di un sonno di qualità per la nostra salute generale ed è affascinante quanto influisca sulla nostra vita. Sì, è sorprendente quante persone trascurino questo aspetto, eppure è fondamentale per il benessere sia mentale che fisico. Sono completamente d'accordo. Stabilire una routine per andare a dormire può fare la differenza per dormire meglio. Esatto. Semplici cambiamenti, come ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a letto, possono avere un effetto profondo. Anche creare un'atmosfera rilassante in camera da letto, ad esempio abbassando le luci e utilizzando profumi rilassanti, può essere d'aiuto. Assolutamente sì. Si tratta di creare un ambiente che favorisca il rilassamento e la tranquillità. Inoltre, mantenere regolari gli orari del sonno può davvero aiutare a regolare il nostro orologio biologico. In questo modo potremo svegliarci riposati e pronti ad affrontare la giornata. Impegniamoci a fare insieme piccoli cambiamenti per uno stile di vita più sano. Lezione 13. Nozioni fondamentali sul networking. Se qualcuno è alle prime armi con il networking aziendale, è molto importante mettere in pratica il proprio discorso di presentazione per lasciare un'impressione duratura. Certamente. Un pitch ben strutturato può aprire porte e creare connessioni preziose. L'importante è lasciare il primo impatto. Esatto. Vuoi catturare l'attenzione rapidamente e comunicare in modo efficace chi sei e cosa fai. Ed è utile adattare il tuo discorso al tuo pubblico. Comprendere i loro interessi può fare una grande differenza. Vero. Inoltre, esercitarsi davanti agli amici può aiutarti a perfezionare la tua eloquenza e ad aumentare la tua sicurezza. Sì, il feedback è fondamentale. Ti consente di apportare modifiche e di sentirti più sicuro quando parli con gli sconosciuti. Quali consigli daresti a chi si sente nervoso all'idea di fare networking? Direi di concentrarsi sull'essere genuini. Le persone apprezzano l'autenticità e sono più propense a interagire con te. Ottimo consiglio. Costruire relazioni significa entrare in contatto a livello personale, non solo scambiarsi biglietti da visita. Lezione 14. Budgeting per la demografia. Considerando la fascia demografica più anziana, ritengo sia necessario stanziare un budget per strategie di marketing mirate. Assolutamente sì. Personalizzare il nostro approccio può migliorare significativamente il coinvolgimento con quel pubblico. È fondamentale comprendere le loro preferenze e abitudini di spesa. In questo modo possiamo creare campagne efficaci. Sì, e dovremmo anche considerare i canali di comunicazione che preferiscono. Non tutti usano i social media. Esatto. I media tradizionali potrebbero ancora avere un buon riscontro, quindi un approccio equilibrato potrebbe essere la chiave. Inoltre, organizzare eventi comunitari può favorire un legame personale, facendo sentire i partecipanti apprezzati e compresi. È un'idea geniale. Interagire direttamente con la comunità può anche fornire informazioni preziose sulle loro esigenze. E ci consente di creare fiducia, essenziale per relazioni commerciali a lungo termine. Elaboriamo una proposta che delinei il nostro budget e le nostre strategie. Penso che potremmo avere un impatto reale.
Lezione 15. Meraviglie dell'osservazione delle stelle. Avete mai visto una stella cadente? Attraversano il cielo, lasciando una lunga scia di polvere di stelle colorate, semplicemente ipnotizzante. Sì, sembrano illuminare tutto il cielo, non è vero? È come se l'universo stesse organizzando uno spettacolo solo per noi. Esatto. Ricordo l'ultima volta che ho visto uno sciame di meteore. Era magico e mi ha fatto apprezzare ancora di più il cielo notturno. Suscita davvero un senso di meraviglia. Ogni stella cadente è come un desiderio che aspetta di essere realizzato. A proposito di desideri, cosa desidereresti se potessi vedere una stella cadente in questo momento? Credo che desidererei vivere più avventure e momenti belli come questi. La vita è troppo breve per non godersela appieno. Che augurio meraviglioso! Poniamoci l'obiettivo di trovare più momenti di bellezza nella nostra vita quotidiana. Sono d'accordo. La natura ha così tanto da offrire, dobbiamo solo prenderci il tempo per apprezzarla. E osservare le stelle è un modo perfetto per rilassarsi e connettersi con l'universo. Dovremmo farlo più spesso. Lezione 16. Nozioni essenziali sul check-in. Quando si tratta di viaggiare, è sempre meglio informarsi in anticipo e comunicarci al momento del check-in se ci sono esigenze specifiche. Certamente. Aiuta il personale a prepararsi e garantisce un'esperienza più fluida per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, se c'è un limite al numero di bagagli, è fondamentale saperlo in anticipo per evitare sorprese. Esatto. È tutta una questione di preparazione. L'ultima cosa che vuoi è essere colto di sorpresa in aeroporto. E comprendere le regole può farti risparmiare tempo e stress, rendendo l'intero processo molto più piacevole. Sì, e ti consente di concentrarti sull'emozione del viaggio piuttosto che sulla logistica. Prepariamo una lista di controllo per il nostro prossimo viaggio, includendo tutti gli elementi essenziali che dobbiamo verificare prima di partire. Ottima idea! Un po' di pianificazione può fare la differenza e garantire un'avventura fantastica. Non vedo l'ora. Con un piano solido, potremo davvero goderci il viaggio senza intoppi. Lezione 17. Lavoro e costruzione. Per realizzare un progetto di costruzione di successo, i materiali devono essere estratti dalle cave, i mattoni cotti e trasportati sul sito. Sì, ed è affascinante come operai, contadini, soldati e persino criminali abbiano storicamente contribuito a compiti così monumentali. È una testimonianza dello sforzo collettivo richiesto. Ogni mattone racconta una storia di duro lavoro e determinazione. Davvero? È incredibile pensare al numero di persone coinvolte nella costruzione di qualcosa di semplice come un muro. E le competenze che hanno sviluppato nel tempo mettono in luce l'importanza del lavoro nel plasmare il nostro ambiente. Assolutamente sì! Ogni lavoratore ha svolto un ruolo fondamentale nella propria comunità, spesso affrontando condizioni difficili per portare a termine i propri compiti. È un promemoria del valore del lavoro di squadra e dei sacrifici fatti per creare strutture durature. Sì, e comprendere questa storia può accrescere il nostro apprezzamento per gli edifici che vediamo ogni giorno. Scopriamo di più sulla vita di questi lavoratori, le loro storie meritano di essere raccontate e ricordate. Lezione 18. Lo status sociale delle donne. Soprattutto nella parte occidentale del paese. È interessante notare come le donne godessero di uno status sociale elevato rispetto ad altre regioni. Assolutamente sì! È affascinante come le norme sociali possano variare così tanto, influenzando il ruolo e le opportunità delle donne.
Sì, e in quelle zone le donne avevano spesso più libertà e diritti, il che consentiva loro di dare un contributo significativo alla società. È straordinario! Il loro impegno in vari campi ha contribuito a plasmare la comunità e a creare un precedente per le generazioni future. Esatto. Comprendere questo contesto può aiutarci ad apprezzare i progressi compiuti oggi in materia di parità di genere. E sottolinea l'importanza di sostenere i diritti delle donne ovunque. In molti luoghi sono ancora necessari progressi. È vero. Continuiamo a celebrare e sostenere i successi delle donne nel corso della storia e nelle nostre comunità. Non potrei essere più d'accordo. Condividere queste storie può ispirare gli altri e promuovere una società più inclusiva. Facciamo un brainstorming su come promuovere la consapevolezza del contributo delle donne. Potrebbe fare davvero la differenza. Lezione 19. Eventi storici. Il dicembre 1990 fu un momento cruciale, soprattutto quando gli eventi televisivi trasmessi poco dopo denunciarono i gay musulmani come creature malate. Sì, è stato un periodo di notevole tensione e incomprensione. La rappresentazione mediatica può influenzare notevolmente gli atteggiamenti della società. Assolutamente sì. L'impatto della rappresentazione negativa può perpetuare lo stigma e la discriminazione nei confronti delle comunità emarginate. È fondamentale riflettere su quanta strada abbiamo fatto da allora e sulle sfide che ancora oggi ci attendono. Sì, riconoscere questa storia è fondamentale per promuovere il dialogo e la comprensione tra gruppi diversi. E ci ricorda l'importanza di un'informazione responsabile da parte dei media. Le parole hanno potere e plasmano le percezioni. Esatto. Dobbiamo promuovere narrazioni più inclusive che celebrino la diversità anziché denigrarla. Discutiamo di come possiamo contribuire a cambiamenti positivi nella rappresentazione dei media. Ogni sforzo conta. Sono assolutamente d'accordo. Insieme possiamo contribuire a creare una società più compassionevole e informata. Lezione 20. Avventure escursionistiche. Entrambe le opzioni sembrano fantastiche, ma che ne dici di fare un'escursione in montagna? Sarà un'avventura. Sembra fantastico. Adoro essere circondata dalla natura. È così rigenerante per la mente e il corpo. Esatto. Inoltre, la vista dall'alto è sempre mozzafiato, niente può superare quel senso di realizzazione. Sono completamente d'accordo. E l'escursionismo è un ottimo modo per staccare la spina dalla tecnologia e riconnettersi con noi stessi. Sì. Pianifichiamo un percorso impegnativo ma piacevole, voglio assicurarmi che vivremo un'esperienza fantastica. Perfetto! E dovremmo portare con noi degli snack e dell'acqua per mantenere alto il livello di energia mentre siamo fuori. Assolutamente sì. È fondamentale avere sempre il giusto rifornimento, soprattutto sui sentieri più lunghi. E dovremmo scattare tante foto lungo il percorso. Voglio catturare tutti i momenti belli. Ottima idea. Invitiamo anche qualche amico, fare escursioni è sempre più divertente in gruppo. Lezione 21. Sovraccarico virtuale. Sai, essere così connessi al mondo virtuale a volte può sembrare opprimente, non credi? Assolutamente. È come se ci fosse sempre qualcosa che succede online, e può essere difficile stare al passo con tutto. Vero. Spesso mi ritrovo a scorrere i social media e a sentirmi esausto anziché pieno di energia. Esatto.
A volte ho solo bisogno di prendermi una pausa dai miei dispositivi per ricaricarmi. È una buona idea. È importante trovare un equilibrio tra il mondo digitale e quello reale. Certo. Hai mai provato a impostare orari specifici per controllare i tuoi messaggi o le tue email? Sì, mi aiuta molto. Mi permette di concentrarmi su altre attività senza distrazioni. Dovrei assolutamente provarlo. Potrebbe aiutarmi a sentirmi meno sotto pressione nel dover rispondere immediatamente. Assolutamente sì. Inoltre, ti dà il tempo di goderti il momento invece di preoccuparti di cosa succede online. Lezione 22. L'albero della vita. Ha davvero bisogno di un consulto con Lucy, sembra che stia lottando con i suoi sentimenti. Lo so, vero? A volte ho la sensazione che il suo cane Snoopy sia più popolare di lui. È divertente come gli animali domestici possano rubare la scena, ma può anche essere dura per lui. Assolutamente. E quella ragazzina dai capelli rossi che gli piace non sembra mai accorgersene. Deve essere dura per lui. È dura vedere qualcuno che ti piace e non prestarti attenzione. Esatto. Potrebbe farlo sentire ancora più insicuro di sé. Spero che si renda conto che ha molto più da offrire, oltre a quella semplice attenzione. Sì, ed è importante per lui costruire la propria autostima indipendentemente dalle opinioni degli altri. Certo. Forse parlare con qualcuno come Lucy potrebbe davvero aiutarlo a vedere il suo valore. Lezione 23. Ricerca aziendale. Hai fatto delle ricerche sull'azienda prima del colloquio? Sì, ho studiato a fondo il loro background e questo mi ha davvero fornito degli spunti molto interessanti. Fantastico! Conoscere la loro missione e i loro valori può davvero aiutare a rispondere alle domande in modo più efficace. Assolutamente sì. Mi ha anche permesso di allineare le mie esperienze con ciò che cercano in un candidato. Molto intelligente. Hai trovato qualche loro progetto specifico che ti ha colpito? Sì, la loro recente iniziativa sulla sostenibilità mi ha colpito molto. Dimostra che hanno a cuore l'ambiente. Questo è un vantaggio enorme. Far parte di un'azienda che dà valore alla sostenibilità è molto importante al giorno d'oggi. Sono d'accordo. È qualcosa che mi appassiona e spero di contribuire ai loro sforzi. Sembra che tu sia ben preparato. La tua preparazione sarà sicuramente messa in risalto durante il colloquio. Lezione 24. Gestione delle risorse. È sorprendente come l'implementazione di queste strategie aiuti a risparmiare risorse ed energia, non credi? Sono pienamente d'accordo. Dovremmo anche cercare di incoraggiare gli altri ad adottare pratiche simili. Sì, diffondere la consapevolezza può avere un impatto significativo sul nostro ambiente. Esatto. Piccoli cambiamenti nella nostra routine quotidiana possono portare a grandi miglioramenti generali. Hai pensato di organizzare un workshop per condividere queste idee con gli altri? Ottima idea! Sarebbe un modo divertente per coinvolgere le persone e ispirarle ad agire. Inoltre, crea un senso di comunità perché lavoriamo insieme per raggiungere un obiettivo comune. Assolutamente sì! Spesso le persone sono più motivate quando vedono che anche gli altri si impegnano. Adoro l'entusiasmo.
Facciamo un brainstorming su alcuni argomenti da trattare nel workshop. Lezione 25. Avventura costiera. Che ne dici se per il nostro prossimo viaggio prendiamo un treno per raggiungere la città costiera di Valencia? Ottima idea! Potremmo provare la vera paella lì, che ho sentito dire essere squisita. Sì. Ho sempre voluto assaggiare la vera cucina, non solo quella dei ristoranti. Esatto! E il panorama costiero renderà il viaggio ancora più piacevole. Certamente. Sarà un mix perfetto tra ottimo cibo e paesaggi meravigliosi. Inoltre, potremo esplorare la cultura locale e magari visitare alcuni siti storici. Sembra un piano divertente. Adoro immergermi in culture diverse quando viaggio. Anch'io. Assicuriamoci di trovare anche qualche mercato locale da esplorare. Ottima idea. Immagino già gli ingredienti freschi e i colori vivaci. Lezione 26. Aspirazioni artistiche. Ho già provato a fare ritratti in passato e li ho trovati piuttosto impegnativi ma gratificanti. Fantastico! Ho sempre voluto imparare a disegnare ritratti. È un'abilità incredibile, soprattutto quando riesci a catturare la personalità di qualcuno. Assolutamente! Adoro il modo in cui l'arte riesce a esprimere le emozioni in un modo così unico. È vero. Hai mai pensato di seguire un corso per iniziare? Sì, penso che avere una guida mi aiuterebbe davvero a migliorare le mie tecniche. È una mossa intelligente. Imparare da un artista esperto può fare una grande differenza. Certo! Inoltre, sarebbe divertente incontrare altre persone che condividono i tuoi stessi interessi. Assolutamente sì. I corsi d'arte spesso creano una comunità solidale, il che è fonte di ispirazione. Lezione 27. Percorso educativo. Attualmente sto conseguendo un master in pedagogia, ed è stato un bel percorso. Sembra entusiasmante. Acquisire esperienza nell'insegnamento lungo il percorso deve essere davvero prezioso. Assolutamente sì. È gratificante applicare ciò che imparo in contesti didattici reali. Immagino. Lavorare direttamente con gli studenti aiuta a consolidare la comprensione. Sì, e mi permette anche di sviluppare il mio stile di insegnamento e scoprire cosa funziona meglio. È essenziale. Ti stai concentrando su una fascia d'età o un argomento specifico? Sono propenso per l'istruzione elementare, perché mi piace coltivare le giovani menti. Fantastico! L'educazione precoce è fondamentale per lo sviluppo del bambino. Sono d'accordo. Voglio avere un impatto positivo sulle loro esperienze di apprendimento. Lezione 28. Diverse prospettive. Trovo affascinante come le opinioni editoriali di diversi scrittori forniscano prospettive diverse sugli eventi attuali. Assolutamente sì! È fondamentale ascoltare più punti di vista per comprendere il quadro generale. Sì, e alcune opinioni possono mettere in discussione le nostre convinzioni, incoraggiandoci a pensare in modo critico. Certamente. È sano confrontarsi con opinioni diverse, anche se non sempre siamo d'accordo. Esatto. Allarga i nostri orizzonti e ci aiuta a crescere intellettualmente.
Hai letto degli articoli particolarmente interessanti ultimamente? Ne ho trovato uno che parlava dell'impatto dei social media sull'opinione pubblica e mi ha aperto gli occhi. Sembra intrigante. Mi piacerebbe molto leggerlo e condividere le mie riflessioni. Ti mando il link. È sempre bello discutere di questi argomenti con qualcuno che condivide i miei interessi. Lezione 29. Progressione nello yoga. Quando si inizia a praticare yoga, è meglio cominciare con posizioni semplici e poi mettersi alla prova gradualmente, giusto? Assolutamente sì. È importante ascoltare il proprio corpo e non precipitarsi in posizioni avanzate. Esatto. Essere pazienti con se stessi è fondamentale per godersi la pratica e vedere i progressi. Sì, ho imparato che la coerenza è più importante della perfezione. Certamente. Più ci alleniamo, più acquisiamo forza e flessibilità. Non potrei essere più d'accordo. Ogni sessione porta con sé sfide e ricompense. È un viaggio e celebrare le piccole vittorie lungo il cammino ci mantiene motivati. Assolutamente. Adoro il modo in cui lo yoga promuove anche la consapevolezza, aiutandoci a rimanere presenti. Sì. È una pratica olistica che nutre sia il corpo che la mente. Lezione 30. Domande future. Al momento no, ma ti farò sapere se avrò altre domande dopo la nostra discussione. Sembra una buona idea. È sempre meglio chiarire le cose man mano che si procede. Sì, e apprezzo la tua disponibilità ad aiutare quando necessario. Certo. Sono qui per supportarti, quindi non esitare a contattarmi. Lo farò. È confortante sapere di avere qualcuno su cui contare per una guida. Assolutamente sì. Tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto ogni tanto, e va benissimo così. Esatto. Mi prenderò il tempo necessario per elaborare tutto ciò di cui abbiamo parlato. Questo è un approccio intelligente. È importante assimilare appieno le informazioni. Grazie per la comprensione. Vi contatterò se dovesse presentarsi qualche problema.